Bene, grazie mille a tutti dell'attenzione. Andiamo a presentare il dottor Michele Olzi, laureato con lode in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano. Ha conseguito il dottorato presso l'Università dell'Insubria nel 2019. I suoi interessi di ricerca includono la connessione fra i movimenti artistici di avanguardia e la teosofia e l'esoterismo. Fa parte del comitato scientifico della rivista di studi sull'esoterismo occidentale La Rosa di Paracelso. E posso dire che è un buon amico? Ma assolutamente. Innanzitutto grazie mille Andrea, grazie mille Greta per l'ospitalità, grazie mille Antonio per l'idea e per l'invito, grazie a tutti voi per essere qui, perché capisco che l'ultima relazione è sempre quella molto sentita, essendo quando si dice dulcis in fundo ed in caude venenum, ecco, per dire le cose. Ci sarebbe da fare, io ringrazio tutti i relatori prima di me, perché ci sarebbe da fare una relazione solo con gli spunti di tutte le relazioni che sono state fatte. Li ringrazio davvero, perché cercherò nel corso della mia di dare qualche rimando in maniera tale da essere un po', da fare un po' di sintesi, ecco. Grazie. Partiamo. Quando preparavo questo intervento, tra l'altro vedete l'estetica della O che è stata traslata sotto, giusto per parlare di arte e estetismo, non tutte le ciambelle vengono col buco, però sta bene in effetti. Ma è meraviglioso questa cosa, le congiunzioni sono incredibili. Come diceva Andrea ieri, dovete sapere che negli anni 60 la critica nel mondo dell'arte, del mercato dell'arte, non era molto favorevole riguardante lo spirituale nell'arte, l'occultismo, l'esocristianesimo, massoneria, più ne ha più ne mette. Le ragioni storiche che ha elencato Andrea sono più che valide. Il fatto che uscivamo da una guerra e che il nazismo fosse il più grande male che sotto tutti i punti di vista era rappresentato e consisteva nella nostra cultura europea è sicuramente uno dei fattori. E quindi proprio in base a queste ragioni storiche, sociologiche, politiche, altro ci sarebbe da mettere, i critici dell'arte hanno pure tentato di scrivere una storia dell'arte senza spirituale e senza alcuna influenza dello spirituale sull'arte e sugli artisti. Ora, questo porta a un grande dibattito su chi, come sottoscritto, che è soprattutto uno storico delle idee, almeno così mi definisco nei 1000 rivoli che poi hanno accompagnato la mia vita, del fatto che chi si occupa da vicino di una tradizione spirituale, chi la pratica, chi fa parte di un gruppo, e invece chi la studia, hanno avuto sempre, soprattutto gli accademici, hanno avuto sempre una distanza, diciamo, fondamentale, un po' sia a livello psicologico, umano, ma anche e soprattutto a livello di approccio. Quindi, relativamente al tema dell'arte, io mi sono posto questo interrogativo, cioè come cercare di vedere il rapporto tra l'arte e lo spirituale, in particolare tra l'arte e esoterismo. E la storica dell'arte Tessel Baudouin, che si è occupato molto del rapporto di surrealismo-occultismo, dice ciò: idee, credenze e pratiche relative all'occulto hanno pervaso la cultura artistica modernista in modo significativo, e molti grandi artisti nella letteratura, musica, danza, architettura e arti visive hanno attinto a idee ed esperienze occultistiche per alimentare la loro creatività. Dobbiamo notare che l'interesse nell'occultismo varia considerevolmente tra individui, gruppi e movimenti. Va dall'incidentale brevissimo interesse per una singola fonte sull'occulto, da una parte, all'appartenenza attiva a organizzazioni occultiste, nonché al totale impegno e devozione per le credenze occulte, dall'altra. La maggior parte degli artisti ha occupato una posizione intermedia tra questi due poli. Alcuni artisti sono diventati occultisti praticanti e ho partecipato a conferenze e letto materiali sull'occulto. Altri hanno evitato ogni coinvolgimento personale o conoscitivo verso l'occultismo, ma hanno fatto delle tematiche dell'occulto il soggetto delle loro opere d'arte. Ora, vediamo che già dall'approccio iniziale, in cui si distingue il praticante
dallo studioso, già qui inizia a mescolarsi, le cose diventano un po' più complicate, un po' più complesse, perché non si può dire che un artista non si sia occupato, non sia stato ispirato o in qualche modo non sia stato attratto, interessato, magari anche negativamente, dai temi dello spirituale. Quindi sono andato avanti nei miei studi, ho cercato di comprendere come mai nell'arte modernista, nella dimensione moderna che vedremo poi essere un po' più estesa di quello che chiamiamo un XX e XXI secolo, ma coinvolge anche il XVIII secolo per ragioni prettamente artistiche, e gli studiosi, per cercare di approcciare questo rapporto tra arte spirituale, arte esoterismo, arte occultismo, hanno fondato un nuovo termine. Prossima slide. La cui definizione è questa. In breve, vi è traccia di una cultura influente dell'incantamento, la quale ingloba in sé ciò che è marginale e ciò che è più tradizionalmente accettato e seguito, mainstream dall'inglese, ciò che è deviante e ciò che è convenzionale e, al tempo stesso, fa circolare idee, crea sinergie, apre nuovi percorsi. Quest'ultimi poi sono tutti guidati da forze culturali più ampie, in particolare quella della cultura popolare e mediatica. Ora, prossima slide, questo concetto è quello di occultura o culture, che sarebbe né più né meno la fusione tra occulto e cultura. Perché parli? Perché Christopher Pettridge, che tra l'altro ha dedicato il volume che avete visto nella slide precedente, che riguarda gli aspetti fondamentali di spiritismo, occultismo, pop culture, media studies, gender studies, che più ne ha più ne metta. Perché, e a me viene in mente il titolo di quel bellissimo libro di Levi, ovvero Il futuro ha un cuore antico, in cui tendenzialmente gli aspetti che riguardano l'arte modernista e il suo rapporto con lo spirituale sono ben radicati nella nostra cultura, nella nostra percezione dello spirito, nella nostra percezione di certi temi. E che cosa accade? Che cosa ha studiato Christopher Pettridge e questo insieme di studiosi? Che nelle arti visuali, nei media, in tutto ciò che è la rappresentazione, ciò che è una cultura visuale, racchiude in sé già ciò che è eretico, racchiude già in sé ciò che di per sé fa parte della cultura europea, ma è stato o rinnegato o comunque utilizzato in un altro modo, è stato veicolato in un modo diverso. Io non sono un gran fautore della censura di per sé, anche se sono state molte rimozioni nella storia, però anche aspetti come lo spirituale, che è stato negato fino agli anni 60, diventa qualcosa di proprio, nostro, seppure eretico e soggiacente alla nostra cultura visuale. Parlo di cultura visuale perché quando questi campi ibridi, come vengono chiamati, sia dalla sociologia che dagli studiosi, radunano in sé gli opposti. Radunare in sé gli opposti, per quanto a livello teorico possa essere una cosa molto semplice, a livello storico abbiamo visto che ciò non lo è. Quindi dagli anni 60 che è successo? Tutto ciò che è stato rifiutato per le ragioni più sacrosante, perché non sono per niente qui a rivalutare il nazismo e i più grandi mali del mondo, tuttavia vi sono delle componenti intrinseche della nostra cultura che hanno fatto parte anche del nazismo, anche dei movimenti veramente più estremi, che hanno una loro valenza, hanno una loro potenza, hanno nella loro razionalità, nel loro essere opposti, qualcosa di unico e che fa parte della nostra cultura. Il concetto di reintegrarlo nella giusta maniera potrebbe essere un modo per rivalutare appunto l'arte. Ed è in questo modo che negli anni 60 questo concetto di occultura è rappresentato tutto ciò che vi è più razionale, più eretico, più estremo, più feticista, più sessuale. Come vedete già da alcuni spunti all'interno di questa slide, che riguardano in basso a sinistra un'opera di Rosalind Norton, l'artista australiana che è conosciuta anche come la strega di King Cross, oppure Venere in pelliccia, oppure una delle rappresentazioni in cui Ted Bara, se non sbaglio, fa questa sacerdotessa di Iside, ipnotizzatrice. Abbiamo in quello concetto di occultura un punto di scambio, uno snodo concettuale
in cui finalmente emerge qualcosa che ci è proprio, ma è sempre stato o nascosto, o represso, o comunque non delineato in maniera propria. Ora, arriviamo ai giorni nostri. Nel momento stesso in cui capiamo che nell'occultura troviamo un campo ibrido, in cui analizzare questi contrari, in cui occuparci anche degli aspetti più irrazionali, l'arte, che ruolo ha? L'arte in relazione all'irrazionale, allo spirituale, a aspetti che sono nostri ma che stiamo riscoprendo. Come si comporta? Beh, non si comporta in un solo modo, come vediamo nella prossima diapositiva. Certo, scusatemi, piccola parentesi, nell'occulto cultura quindi confluiscono tutti gli aspetti che a torto e ragione sono stati messi nello spirituale complesso, rinunciato. Pensiamo solamente durante il nazismo che la maggior parte delle logge massoniche, teosofiche, antroposofiche sono state sciolte. Quello che andiamo a valutare è per la prima volta uno spirituale a tutto tondo, in cui rientra anche la teosofia e lo spiritismo. Prossima slide, grazie. Dicevamo, l'occultura diventa il nostro campo d'analisi, in cui possiamo vedere come l'arte ha qualcosa di spirituale o meno, ma ci sono vari modi in cui l'arte sta in rapporto con l'occultura. Diciamolo in parole semplici. Così come la Baudouin prima diceva che l'artista può essere più o meno coinvolto in una serie di sfumature che va dal pieno coinvolgimento in ordine iniziatico all'interessarsi leggendo semplicemente un libro, nello stesso modo arte o cultura, nelle loro idee, che concepiamo qui davvero come le forze vitali complesse che iniziano a emergere per la prima volta nella storia dagli anni 60 ad oggi, stanno in diverso modo. Tra i vari modi, il nostro professore Marco Pasi di Amsterdam ha tratto 4 tipologie nel modo in cui occultura, il nostro campo d'analisi, e l'arte stanno in relazione. La prima, in ordine orario, è la rappresentazione di simboli o immagini preferibilmente esoterici associati all'esoterismo, cioè la rappresentazione, trovare dei simboli esoterici nelle opere d'arte, nella produzione. L'oggetto manufatto artistico è concepito come un talismano, un oggetto antico, un feticcio o risultato di un processo magico o alchemico. Qui è un altro aspetto di come si concepisce l'oggetto e l'opera d'arte. L'opera d'arte, in quanto il processo che porta alla sua creazione, è un mezzo iniziatico o per accedere a uno stato mistico. Penso che sia già esplicativo di per sé. E poi l'ultimo, l'opera d'arte è ispirata da esseri superiori o risultato di un'esperienza mistica. Ora, come si vede alla prossima slide, Pasi si è occupato molto di quest'ultimo aspetto in artiste britanniche come Georgiana Houghton, nata alle Canarie, di cui ha curato un'esposizione e un bellissimo catalogo, in cui, come vedrete a breve, emerge un aspetto di relazione col mondo nascosto, col mondo invisibile, e come questo sia di ispirazione. Anzi, poi Pasi pone due tipologie di intervento e di influenza. E per dalla prossima slide, Cigno 17 e anche Emma Clint, così come Tyra Klein, le due artiste svedesi la cui fama in vita non è stata riconosciuta ma post mortem, e hanno uno stretto rapporto in particolare con la dimensione del disegno automatico che vedremo a breve, o con l'ispirazione da parte di entità superiori spirituali. Ecco, qual è il concetto fondamentale? Che la Clint e la Houghton dettano uno dei trend in cui, come dicevamo prima, nell'occultura, nella rappresentazione artistica emerge lo spirituale. Che cosa voglio dire? Che se nel caso per esempio della Clint c'è questo essere che si chiamava Maliel, che aveva dettato, cioè gli aveva, ispirato, in parte imposto, di disegnare i cosiddetti disegni del tempio, ci sono altri modi in cui il rapporto con la sfera dell'invisibile, dello spirito, nel senso onnicomprensivo della parola, si può comportare. E giusto appunto uno dei casi più emblematici è quello di Josef Václav. Josef Václav chi era? È stato un artista ceco che ha fatto parte del gruppo esoterico di Surs, un gruppo esoterico pragense che si fonda intorno agli anni 20, adesso vedrò, l'ho scritto qui, adesso mi correggo. Fatto sta che Václav fa parte di tutta una serie di rappresentazioni artistiche, simboliche, che non veicolano solo lo spirituale,
ma veicolano anche buona parte della cultura irrazionalista di cui vi dicevo prima. L'esperienza di Vakal è in primis con due grandi tradizioni spirituali, quella dello spiritismo, attraverso questo signore, Ladislav Jan Žalun. È uno scultore noto in Repubblica Ceca soprattutto per il suo monumento Janus, che si trova vicino al quartiere vecchio, non al quartiere vecchio ma vicino al quartiere vecchio, e con la società teosofica. Il nostro Vakal, figlio legittimo di insomma è uno dei pionieri del moderno stile di sci, per intenderci, che è di origine ceca, si avvicina grazie al padre alla società teosofica a 19 anni. Questo è un aspetto fondamentale, non solo perché c'è una concomitanza tra le esperienze dello spiritismo e quella della teosofia, un po' come la Blavatsky e la società teosofica delle origini, ma anche perché i temi che riguardano sia lo spiritismo che la teosofia trovano sempre un continuo raffronto nel suo pensiero e nella sua opera, perché il nostro non è stato solo pittore, è stato scultore, è stato scrittore, è stato un poeta. Insomma, stiamo parlando con un personaggio, come avrebbe detto Leon Battista Alberti, dal multiforme ingegno sotto tutti i punti di vista. E perché vi sto dicendo tutto questo? Perché rispetto, tenete in mente, i 4 tipi che vi dicevo prima, non è scontato che quando si parla di spirito vi siano per forza, cioè che l'opera d'arte debba essere caratterizzata per forza in quel modo o solamente prendendo ordine all'entità spirituale, ma il rapporto con lo spiritismo, col mondo invisibile, può portare a altri tipi di sviluppo. E difatti il fatto stesso di iniziare a frequentare presso lo studio di Žalun le sedute spiritiche che questo organizzava non solo iniziano a diventare il tema principale della sua produzione. C'è un altro ritratto che è stato esposto alla mostra Arte e Magia a Rovigo nel 2018, che si chiama Chiesa Spiritica, Apoteoshka Spiritica. È il tema che rappresenta le opere, che viene rappresentato alle opere di Vakal. Diventa un modo per dire: perfetto, queste cose accadono, questi fenomeni irrazionali sono qualcosa che caratterizzano il mio immaginario e quello delle persone intorno a me. Se iniziamo a intendere questo, possiamo capire già come un praticante attivo nel mondo delle tradizioni spirituali e chi si occupa marginalmente possono entrare in contatto nello stesso ambito culturale, nell'ambito delle culture di cui dicevamo prima. Ma non è solo questo, come vediamo la teosofia, in particolare queste sono le annotazioni di Vakal i fondamenti del misticismo indiano della Blavatsky, e come vedete ci sono non solo annotate varie parole, ma c'è anche la rappresentazione di alcuni demoni, di alcuni aspetti. Questo viene da un'interessante relazione di Massimo Introvigne, che per primo è esposto per un gatto queste annotazioni su Vakal e altri. Quindi perché è importante che vi dica che faccia questo raffronto tra spiritismo e teosofia? Perché ciò che riguarda il mondo dell'invisibile non deve essere per forza preso in maniera unilaterale. Non è che noi comunichiamo, cioè quello che vuol dire Vakal, e come si vedrà adesso dalla prima opera che vi farò vedere, un'opera particolare, non esiste solo un modo unidirezionale di rapportarsi con la sfera dell'invisibile, con la sfera dello spirituale, ma esiste un modo in cui il ricercatore spirituale manifesta, si rivela ed esprime attraverso la propria opera questa sua ricerca. Difatti, uno degli altri aspetti di cui vi parlavo prima è quello relativo a Satana e Lucifero. Non solo, come vedremo poi, è un aspetto fondamentale nella Blavatsky, in particolare nella figura di Lucifero, ma il nostro Vakal, oltre a essere massone, teosofo, praticante di sedute spiritiche, si occupa molto di tutti gli aspetti relativi alle figure demoniche, il diavolo e Lucifero, tanto che fa tradurre e illustra lo stesso Satana di Carducci, che è, diciamo, una delle cifre del nostro anticlericalismo, più che essere un aspetto spirituale, però l'interesse è vivo, cioè si coniuga, diciamo, questo aspetto visuale. Passando alla prossima, arriviamo
a quella che è un'opera per eccellenza in Wackel, cioè quello che il titolo in italiano suona come Vivi 7 giorni, 7 pianeti del 1910, anno esattamente, mi correggo, in cui il gruppo di Sursum, che era un gruppo di artisti interessati e praticanti dell'occultismo a Praga, tra cui Jan Konuker e František Koblija, il nostro Wackel produce questo libro. Perché dico produce? Non è una parola a caso, perché il nostro è anche appassionato di legatoria e di produzione e rilegatura del libro. Questo libro viene illustrato lo illustra lui stesso, ma lo produce, lo stampa e ci dedica tutta una cura per renderlo in un certo modo, con una certa copertina, selezionando i materiali. Ora, perché vi dico questo? Perché se vi ricordate 4 tipologie di rapporto tra arte e cultura che dicevo prima, il rapporto con l'oggetto, col feticcio, col talismano, con l'oggetto magico, è proprio questo che compare in Wackel. Compare la cura, il dettaglio, l'espressione di un processo che non solo mette una parte dell'artista all'interno del volume, ma mette il suo interesse per quello che è il mondo dello spirituale all'interno di un'opera fisica, di un manufatto, di qualcosa che ha un determinato valore e ha una determinata magia, ci verrebbe da dire. In realtà è una parola presa sempre all'interno del contesto esoterico praghense e cecoslovacco, ma magari ne parliamo dopo. Ora, perché? E quindi, sempre sulla scorta di questo rapporto tra arte e cultura, del talismano, dell'oggetto magico, del feticcio, quindi questo è un caso isolato. Cioè, perché tendenzialmente mi verrebbe da dire, ok, noi studiosi tendiamo ad astrarre spesso, a porre una teoria, ma veniamo accusati molto spesso da chi invece è più praticante dicendo che sì, tu non hai pratica, non hai dimensione. E invece se andiamo a guardare nella dimensione dell'arte, come vediamo la prossima diapositiva, vediamo che uno dei quadri più conosciuti, tra i più conosciuti della storia dell'arte, in particolare di influenza guggenheimiana, ha un ruolo specifico sia nel mondo spirituale che nel mondo dell'arte. Stiamo parlando della veduta del Bosco d'Amore di Pont-Aven, che è stata realizzata da Sérusier, da Paul Sérusier, un personaggio emblematico nel mondo francofono per quanto riguarda in particolare un certo stile figurativo, perché il nostro studia all'Académie Julian di Parigi, dove incontra niente di meno che Maurice Denis, Pierre Bonnard, René Piot e Henri Gabriel Libès, i quali non saranno solo gli esponenti di un movimento conosciuto col nome di Nabi, i profeti o gli iniziati. C'è una grande diatriba, ve la lascio a voi, non sono un critico d'arte, ma il fatto stesso che nell'ottobre del 1888 il nostro si trovasse in Bretagna in compagnia di Paul Gauguin e realizzasse questo quadro, e che quindi questo quadro viene chiamato come Le Talisman, ma viene chiamato talisman non solo dal nostro Sérusier, ma dai suoi compagni di studi e dai suoi compagni di collaborazione e produzione artistica. Perché viene chiamato talismano? Perché tendenzialmente il nostro Gauguin, quando affianca Sérusier nel dipingere questo quadro, dà una certa concezione del colore, di come vengono rappresentati certi elementi. Adesso non mi soffermo oltre perché ci sarebbe tantissima roba da dire e mi perderei. Tuttavia, per quanto riguarda lo spirituale, questo ha un senso anche per la formazione di questo gruppo di artisti, cioè della loro coesione, del loro modo di intendersi, perché già il fatto che si chiamassero Nabi è abbastanza emblematico. Cioè loro stessi avevano probabilmente le loro occasioni di ritrovo in cui si vestivano con una tunica lunga come dei profeti, ed essi stessi avevano tutto un modo di presentarsi, imporsi e rappresentare. Ma non è finita qui. Il concetto è che l'opera manifesto che voi vedete diventa a tutti gli effetti non solo il feticcio e il talismano, ma diventa il punto di incontro, cioè diventa la comunicazione tra arte e spirituale per eccellenza. Come vediamo dalla prossima, Sérusier trova praticamente nell'opera d'arte un diverso modo
di rapportarsi con lo spirituale. L'incantazione, le bois sacré, esposto anche questo a Palazzo Roverella Rovigo, mamma mia, mi confondo sempre Roverella Rovigo, è stato probabilmente al centro di una delle sezioni che riguardava probabilmente la parte dell'iniziazione. Perché è interessante? Non è interessante solo per l'uso dei colori, su cui sarebbe, ripeto, ancora molto da dire, soprattutto questo rosso acceso, ma il fatto che sempre la rappresentazione di alcune contadine nell'atto, in uno degli atti rituali agrario che viene rappresentato in Bretagna, diventa un modo per incantare. Non mi ricordo chi l'aveva detto in questi giorni, ha usato la parola incantare, Breno, in quanto vede queste contadine come delle sacerdotesse in un luogo sacro, in un posto antico, di una dimensione che prende luogo qui, in questo quadro, che viene rappresentata, che viene vivificata. E questo è un altro degli aspetti fondamentali dei Nabi. Quindi il fatto che il paese di Ulgot, Chirovegna, diventi un luogo veramente di rinascita del femminile, dell'iniziatico, dei riti agrari, diventa non solo un modo per dire questo è il tema, questo è il quadro, bon, guardatelo e tratta di quello, oppure chiedo all'artista di cosa tratti il quadro. No, ti sto dando un quadro vivente con delle coordinate ben precise di come lo spirituale entra a far parte dell'arte. Nel senso, adesso, per quanto io ci metto dalla mia enfasi, guardate che è una cosa, cioè, molto interessante vedere nel mondo dell'arte questa vivificazione dello spirituale. Se Gauguin è il maestro artistico, il maestro spirituale è sicuramente Édouard Chouret, per i Nabi. Uno degli aspetti fondamentali è la sua opera I Grandi Iniziati. Ora, non sto a soffermarmi oltre su Chouret perché non finirei più, tuttavia dovete sapere una cosa di Chouret. Chouret è stato anche un grande critico musicale e si è occupato molto dell'opera di Richard Wagner. Perché dico questo? Perché vedrete dopo che tornerà all'interno del rosacrocianesimo. Chi prima si è occupato dei temi rosacrociani sicuramente ha, o come è stato citato i giorni scorsi, il racconto mitico del Tannhäuser, di questo cavaliere che cerca il tempio di Venere. Se avete domande poi non preoccupatevi, lo spieghiamo molto più in breve, molto più in semplice. Ritornano continuamente sia nella vita di Chouret, che fin da piccolo riceve queste visioni nella cattedrale di Strasburgo, sì, in quanto questo aspetto del Tannhäuser, questi personaggi quali il Parsifal, la ricerca del tema della ricerca del Graal, l'aspetto che vi siano vari giganti cosmici nelle religioni e nei sistemi del passato e che queste possono rivelarsi in un modo differente dai grandi pensieri religiosi tradizionali, è una cosa che letteralmente costella tutta la tradizione rosacrociana, come vedremo a breve. Ora, naturalmente, scusami, ti chiedo la prossima ancora. Sempre dell'influenza all'interno del mondo teosofico. Non solo il nostro Sedusier viene influenzato da Chouret, ma anche Paul Razon, che fa sempre parte dei Nabi. Perché Paul Razon viene influenzato in questo quadro da Chouret? Perché come vedete vi sono ben 2 rappresentazioni del Buddha e una di Cristo sullo sfondo, così come vedremo un altro autore che a me è molto caro. Il fatto che vi sia, come l'ha definito la critica, un'ambiguità di questo quadro, non solo dice allora noi chi dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare il Buddha o dobbiamo guardare il Cristo? Ma dobbiamo anche praticamente vedere come le religioni rivelate o i grandi sistemi religiosi dell'antichità abbiano in sé la vera essenza dello spirituale, la vera essenza della tradizione iniziatica, e questo è quello che emerge dal tema di Paul Razon. E Paul Razon è uno di quelli che viene influenzato non solo da Chouret per questo quadro, ma anche da Alfred Percy Sinnett e il suo buddismo esoterico. Non sto a dirvi delle annotazioni, ci sono annotazioni incredibili sulla coppia di Ranson. L'aspetto che più lo colpisce però è quello dei misteri. Non a caso, l'ho fatta giusta, c'è questa, a parte che questo penso sia Sedusier, Chirovegna, no, questo è Sedusier, vabbè, fatto sta che Sedusier rappresenta il capitolo dei misteri, dedicato ai misteri dei Eleusi dai grandi iniziati di Chouret.
Non so soffermarmi sull'uso dei colori, che sono molto accesi, tuttavia un altro aspetto fondamentale è il fatto che la dimensione misterica iniziatica emerge in maniera preponderante nel gruppo dei Nabi, non solo nel loro modo di trovarsi, non solo nel loro modo di dipingere, ma nel modo di concepire la storia dell'essere umano. E qual è la storia dell'essere umano? Beh, attraverso quella della cultura visuale, attraverso l'arte e attraverso lo spirituale nell'arte. Ancora torniamo qui. Tuttavia, se noi vogliamo accostarci alla produzione artistica che più ha caratterizzato massoneria, martinismo, teosofia, è quella di niente po' di meno. Questa è la scuola di Platone di Jean Delville. Anche questo ha un evidente riferimento ai grandi iniziati di Chouret. Perché ha un grande riferimento agli iniziati di Chouret? Poiché la scuola di Platone, anzi questa rappresentazione della scuola di Platone potrebbe essere benissimo un gruppo settario di cristiani. La scuola di Platone, un gruppo di peripatetici, un gruppo di persone che poteva trovarsi anche nel giardino di Zenone. Quindi, nel senso, la possibile interpretazione dei più grandi vari gruppi spirituali all'interno della storia del genere umano spirituale, come direbbe Chouret, qui viene rappresentata accostata. Delville, che dire di Delville? Ci sarebbe da aprire un altro capitolo a parte, teosofo, massone, occultista vicino a Papus, tanto che quando Papus alla fine dell'Ottocento fonda un gruppo di studi occultistici, lui ne fonderà un altro, probabilmente in Francia, Delville ne fonderà un altro in parallelo in Belgio, il Cumris, come viene conosciuto. Ma tuttavia l'aspetto che più colpisce di Delville è sempre il suo contatto con la teosofia. Difatti, come si vede dal prossimo, uno dei miei quadri preferiti in assoluto è l'accostamento con Lucifero. Le Trésors de Satan, in realtà, come ho sempre detto, rappresenta forze luciferiche che sono rappresentati dall'oro, dal tesoro. Le anime dei dannati sono il tesoro di Satana, ma non tanto per influire, ma perché sono delle anime bellissime, e lui stesso che spicca come un angelo in mezzo agli altri è esso stesso fatto di luce radiosa, è quasi un sole, non è fatto per forza di un colore, di un rosso scuro, di una rappresentazione più gotica del demonio e dei diavoli. E questo è un tema evidentemente blavatschiano, in quanto la stessa nostra Blavatsky interpreta Genesi 3, cioè non come una cacciata, una condanna dell'uomo, ma anzi come vedere la ribellione, la scoperta di un vero senso all'interno del demonio e della donna. Il demonio, il diavolo, diventa veramente Lucifero, diventa un alleato del genere femminile e di Eva, in quanto donna e rappresentante spirituale di un certo aspetto, ma non dilunghiamoci troppo. Tuttavia, l'influenza blavatschiana sul tema della caduta è fondamentale qui. Ora, non solo il nostro massone, teosofo e chi più ne ha più ne metta, ma ha partecipato a una delle manifestazioni più rosicruciane nel mondo dell'arte, le Salon Rose-Croix, in particolare con queste prime 3 opere, dal 1892 al 1993, nell'ordine sarebbero l'immagine più grande è Idole della perversité, in altro Trascesa celeste, se ricordo bene, in basso a destra La morte di Orfeo. Lui partecipa con queste 3 opere praticamente ai primi 3 saloni, ma al quarto, che ci interessa di più, partecipa in quanto lui ha un rapporto stretto con il fondatore del salone, ovvero Jospin Péladan. Joseph Aimé Péladan, che cambierà il suo nome a Eugène Jospin per grande tributo al poeta Jospin Soulavie, uno dei personaggi più apprezzati all'interno, diciamo, degli artisti poeti maledetti francesi. Ma il nostro è un personaggio incredibile, eclettico, unico nel panorama francese di fine Ottocento. Ex impiegato di banca di Tolosa, se ricordo bene, sì, nasce a Tolosa,
Anche lui va in giro con delle lunghe tuniche e si fa chiamare Sarmerodak, come un sacerdote babilonese. C'è tutta una storia dietro, ma esuleremmo da questo. Tuttavia lui rinuncia a un posto sicuro di funzionario di banca per darsi alla drammaturgia, alla scrittura, e scrive il ciclo di romanzi della Décadence latine. I temi sono tra i più gotici, i più perversi, i più incredibili, rivisitazioni dell'inferno dantesco, così come dei percorsi di Virgilio, come si diceva i giorni scorsi. Tuttavia il nostro è immerso fino al collo nel mondo occultista esoterico. Uno fra tutti è Stanislas de Gaëtan e il secondo è Papus. Perché vi dico questo? Beh, perché dovete sapere che il nostro, nonostante con Stanislas de Gaëtan fonda un ordine esoterico, ha comunque dei temi che con De Gaëtan, romanziere di origine francese, di origine francese perché è originario del Flèche, non va molto d'accordo sui temi, perché il nostro Peladana ha una grande passione per quello che secondo lui nel mondo musicale è stato il più grande artista spirituale, Wagner, ancora una volta, e il tema della ricerca del Tannhäuser è un altro aspetto che lo ossessiona per lo più. E allora che cosa fa il nostro? Il nostro, tra l'altro, nei suoi romanzi continua molto a battere sul tema veramente del demonico, del satanico, del luciferico, ma ha una grande impostazione di tipo cristico-cristiano. E allora si praticamente scinde da Gaëtan e fonda un ordine tutto proprio. Nel 1890 fonda l'ordine della Rosa Croce Cattolica del Tempio del Graal. L'influenza wagneriana è assicurata. La ricerca del Tannhäuser e il perseguimento di certe leggende del mito del ciclo arturiano, ma anche di quello carolingio, come vedremo adesso, non posso parlare per sempre. Scusami, mi metti la pressione. Ok. Caratterizzano non solo la sua produzione da drammaturgo, ma anche il suo approccio al mondo dell'arte, perché come diceva qualcuno in questi giorni, il nostro Wagner ha uno spirito tutto particolare per approcciarsi alla musica, allo spirituale e al mondo artistico, il Gesamtkunstwerk. Che cosa vuol dire questa parola complicatissima? Cioè, l'opera d'arte deve avere praticamente dei riflessi totali in tutte le sue espressioni. Non è solamente l'aspetto visivo che deve essere completato, ma anche quello musicale, anche quello spirituale. Non a caso il nostro, oltre al suo ordine del Tempio e del Graal, ne fonda un altro, quello della Rosa Croce Estetica. Non a caso, no, questo... L'ordine della Rosa Croce Estetica, è un ordine che deve occuparsi della promozione dello spirituale nell'arte. Ora, non siamo Kandinsky, siamo nel 1887, però la dimensione è abbastanza diversa. La prima regola della Rosa Croce del Tempio e dell'ordine Rosa Croce Estetica è che ha il compito di instaurare di nuovo il culto dell'ideale in tutto il suo splendore, con la tradizione come base e la bellezza come mezzo. Cioè la bellezza al di sopra di tutto. Ma la bellezza non come un fine edonismo, ma come un edonismo totale. Un edonismo di ricerca, un edonismo in cui questi aspetti della tradizione wagneriana vengono ben rappresentati. E allora vediamo che dal 1892 dà origine, per vedere se ho messo ok, perfetto. Dal 1892 fino al 1897 realizza veramente queste edizioni del Salon de la Rose-Croix. E all'interno del Salon i nomi sono i più diversi del simbolismo europeo, così come Roberto citava anche il nostro Gaetano Previati all'edizione del 1892, ma sono Félicien Rops, Alexandre Seon, Armand Poin, Fernand Kopf, Odilon Ridon, Jean Delville, Émile Antoine Bourdelle, Félix Valton, Charles Filiguer, ma anche un personaggio che non fa parte del mondo del mondo, diciamo, della rappresentazione prettamente artistica, Erik Satie. Il musicista Erik Satie si occupava all'inaugurazione del salone e durante tutto il svolgimento di accompagnare i quadri con la colonna sonora del Salon de la Rose-Croix, una sinfonia
non la sinfonia, adesso mi viene in mente il nome, comunque un accompagnamento musicale ispirato ancora al ciclo arturiano e alcuni temi della Rosa Croce. Perché dico Rosa Croce? Perché questi artisti molto spesso, ricordatevi quello che si diceva all'inizio del tipo di coinvolgimento e del tipo di rapporto, questi artisti a volte semplicemente partecipano ai salon con le proprie opere. Il caso di Previati penso che sia più emblematico, perché partecipa con un quadro chiamato Maternità e rappresenta effettivamente uno dei temi cari per Adam, ma del mondo diciamo tradizionale cristiano-cattolico. Alcuni si interessano quindi solo parzialmente al tema Rosa Croce e alla dimensione spirituale, estetica di questa iniziativa. Alcuni invece ci finiscono dentro con tutte le scarpe, come diciamo. E non è solo il caso di nostro Jean Delville, ma il caso anche di un altro autore a me caro, Marcel Lenoir, pseudonimo di Jules Loury. Il critico Emanuele Bardazzi ha scritto di quest'opera: Minuit chrétien raffigura una cerimonia mistica all'interno di un tempio con una fata dalle ali d'angelo, vestita di bianco, nell'atto cerimoniale di sorreggere la testa di Cristo coronato di spine, posta su un vassoio le cui anse simbolizzano il peccato originale. Solo una fanciulla casta può offrire la mano al bacio di Cristo. Intorno a lei stanno in cerchio femmine di ogni tipo, per lo più negative e peccatrici. Prima di tutte la prostituta nuda dal corpo bluastro che, infiammata dal desiderio sacrilego di abbracciarlo e possederlo, piange inginocchiata per le sue memorie carnali, anche se la sua anima pentita rimonta verso lo spirito in cerca di purificazione, come l'artista spiega nella leggenda. Ora, quest'opera viene messa in mostra all'ultima edizione del Salone. Non è l'unica opera di Marcel Lenoir, tuttavia penso che sia una tra le più indicative. Perché? Il fatto stesso che vi sia rappresentato il tema della tradizione cristiana del peccato e della mancanza di redenzione, il fatto che vi sia una rappresentazione peculiare in ambito artistico di aspetti del simbolismo in maniera unica e che anche il quadro abbia una disposizione secondo determinati stilemi che vengono rappresentati dalle donne, fa delle figure femminili non solo un percorso per figure dello spirituale, ma le stesse donne diventano delle divinità orientali che divorano esse stesse il desiderio, come è stato detto da altri critici francesi. Questo aspetto raduna in sé tutte le peculiarità della produzione sia di Péladan che della maggior parte degli artisti che partecipano al Salon. E quindi questa è una delle opere espressione di quella che possiamo dire nel paese della Rosa Croce, di quello che è un'immersione piena nello spirito estetico della Rosa Croce del Salon di quei giorni. Ma non è finita qui. Per farvi comprendere meglio, il nostro Lenoir non è conosciuto per uno stile così estetico, cioè le opere più conosciute, come Le Monstre, sono pervase veramente da una misoginia il cui carattere non solo è evidente nell'arte del tempo, ma è rappresentato dagli stilemi veramente più mainstream. Non a caso vedete la donna che prende per il collo due galli, un po' come se fosse, rappresenta il modo in cui vengono strozzate le energie sessuali maschili, e ai propri piedi ha una serie di bestie che rappresentano più o meno le forze di luciferiche, demoniche, che costellano spesso il femminile. Tuttavia, se si va a grattare la superficie di questo aspetto che sul piano mainstream è prettamente misogino, non c'è nulla da dire. Education, un altro quadro che esporrà sempre all'ultima edizione della Rosa Croce, del Salon della Rose Croix, anch'esso ha molto a che fare con questa visione misogina. Tuttavia c'è qualcosa di più che caratterizza ancora questa tradizione rosacruciana. In La Forêt Magique, ispirato all'omonimo poema di Ivanoé Rambolson, amico di Marcel Lenoir, vi è una rappresentazione totalmente differente del femminile. Se voi guardate le figure in questa foresta che sembra quasi un pianeta alieno per certi versi, vi è, come è stato spiegato, lo spirito del poeta al centro che viene illuminato dalla rivelazione del Graal. Vi è
praticamente una celebrazione della natura come se fosse l'altare dell'umanità della nuova era spirituale. Un Lenoir del genere non l'avete mai visto, scommetto. La maggior parte delle opere che vengono veramente mostrate sono quelle riguardanti questo aspetto mainstream della sua misoginia, questo aspetto mainstream dell'Art Nouveau che rappresenta il femminile secondo certi stilemi, ma sono degli stereotipi che riguardano fino a un certo punto e sicuramente non riguardano lo spirituale. Ora, bello, foglio bianco. Sempre in tema di rosacrocianesimo. Come dicevamo prima, sicuramente a livello artistico e culturale i saloni di Rosa Croce, i saloni della Rosa Croce, sono stati l'emblema del connubio tra arte e spiritualità, tra arte e rosacrocianesimo. Ma per quanto riguarda i Rosa Croce, su cui ci sarebbe molto da dire, su questa confraternita misteriosa, i cui manifesti sono comparsi nel 600 a Parigi, nel mondo dell'arte hanno un proprio modo di caratterizzare una militanza spirituale esoterica, mi verrebbe da dire. E uno, diciamo, degli autori che più si avvicina alla dimensione culturale europea dello spiritismo di Wachal, al rosacrocianesimo che si stava praticamente sviluppando in queste manifestazioni, e anche al messaggio teosofico, è niente poco di meno che Raoul da Molin Ferenzona. Originario di Livorno, Raoul da Molin Ferenzona già negli anni 10 e 900 inizia a ripercorrere tracce di quelli che lui considera grandi maestri della trasformazione della materia medievale, in particolare Albrecht Dürer, ma qui il discorso sarebbe troppo lungo. Tuttavia il nostro ha una vera e propria passione per la teosofia e per il gruppo teosofico del Roma, che frequenterà insieme a un certo Julius Evola. Si dice che sia stata venduta una fotografia sul sito d'asta israeliano di Raoul da Molin Ferenzona e Julius Evola che affrescavano le segrete del teatro delle grotte dell'Agusteo, uno dei luoghi praticamente della vita dadaista, del tentativo dadaista che c'è stato in Italia. Ma torniamo a noi. Perché il nostro Ferenzona dovrebbe far parte di tutta questa cultura visuale che sfocia in questo rosacrocianesimo e in una sua visione particolare del rosacrocianesimo? Beh, i temi del nostro sono molto peculiari. Per esempio, se voi guardate, trovate alla destra un quadro di Ferenzona che si chiama Bertrand de la Nuit, e a sinistra Spirita Eptica di Joseph Wachal. Nonostante il nostro Ferenzona sia stato negli stessi anni, negli anni 10 a Praga, nel momento stesso in cui si fondava il gruppo di Sursum, non vi è prova che i due siano stati in contatto, ma come dice Bardazzi, critico, questi quadri hanno praticamente una caratterizzazione molto peculiare, molto vicina. Non a caso gli spettri dell'epica infernale di Wachal hanno una propria rappresentazione, schematizzazione, mentre il nostro Bertrand, eccolo qui, Gaspard de la Nuit. Gaspard de la Nuit è un personaggio delle fantasie di Aloysius Bertrand, scrittore tedesco / ceco, se ricordo bene, in cui, ve lo racconto brevemente, dai, in cui accade che in un giardino il nostro si sta lamentando della vita, di tutto ciò che accade. Incontra questo vecchietto dal nome di Gaspard de la Nuit, e questo vecchietto gli dice che sta scrivendo i suoi ultimi lasciti, le sue memorie, ma le sue ultime volontà. E allora il nostro presta tutta l'attenzione possibile a quello che ha da dire e gli dice: guarda, queste sono le mie ultime volontà, io te le do e te le affido così come sono, ma non tentare di capirci un senso, perché il senso avverrà solo quando io ritornerò. Perfetto, gli affida le sue memorie. Il giorno dopo il nostro torna nel giardino, è scomparso. Questo mefistofelico personaggio e le memorie a mo' di fantasia, che è un genere letterario particolare in cui, come al Joyce di cui si parlava l'altro giorno con Luigi, si ha tutto uno stream of consciousness molto surreale e particolare,
ha tutta una propria caratterizzazione nel mondo demonologico, teosofico, spiritico, della cultura europea di quest'anni. Perché? Perché questi demoni, demonietti, spiriti hanno per i nostri artisti una funzione particolare nel loro percorso iniziatico, nell'affrontare questi temi e rappresentarli. Cercano di capire sempre di più quale sia praticamente la dimensione dello spirituale con cui hanno a che fare, con le forze telluriche, diceva qualcun altro giorno citando Junger. Mi verrebbe da citare Sandor Buch quando si dice ci sono forze telluriche che non possono essere contenute in una clessidra, perché la sabbia è ciò che scorre a prescindere, diceva il nostro. E allo stesso modo fa il nostro Ferenzona, rappresenta forze demoniche che lui riconosce come forze telluriche. E il contatto con un ambiente europeo, il contatto con un ambiente artistico simbolista come quello pargense, perché quasi sicuramente sia stato qualcosa, ci occorre del tempo ma lo scopriremo, ne sono convinto, dà una dimensione particolare dell'epoca e dello spirituale all'interno della storia. Non è tanto la storia, cioè sembra quasi che la storia sia all'interno dello spirituale più che lo spirituale nella storia, perché ci sono non tanto delle connessioni e coincidenze, ma vi sono dei punti di contatto, vi sono dei temi, vi è un interesse che va oltre le semplici necessità. Se non è spirituale dell'arte di Kandinsky questo, non lo so cosa sia, credetemi. Ora, passando in particolare al rapporto, alla sua visione personale di San Rosa Croce di Ferenzona, il nostro scrive scusa, lo leggo da lì perché non lo trovo più. Sì, ci vedo. Scrive al compositore fantino Lamberto Caffarelli e gli dice: per quanto ritenga che una Rosa Croce basti a se stesso e non sia necessario appartenere a un gruppo, se non altro per fare un tentativo di coordinazione qui in Italia, tenterei una cosa fra noi. Perché Ferenzona scrive questo a Caffarelli? Beh, perché voleva fondare praticamente un monastero rosacrociano a Santa Croce di Avellana vicino a Potenza. Cioè voleva fondare una vera e propria comunità rosacrociana il nostro, cioè aveva non tanto una idea tutta ideale o riferita solo all'arte, ma del fatto che fisicamente doveva esserci un punto di ritrovo per coloro che si definivano ed inventavano come rosacrociani. E quindi il concetto è che tentare, poi vi faccio lo schizzo a penna con cui ha adornato la lettera il nostro Ferenzona a Caffarelli, è molto emblematico, questa croce su cui è posto questo Cristo quasi paganeggiante, quasi capro. Cioè, non solo c'è un coinvolgimento personale, non solo c'è una dimensione che viene riconosciuta all'inizio dicendo per quanto pensi che un Rosa Croce possa bastare a se stesso. Cioè, un iniziato deve cercare da sé, deve cercare il proprio inizio personalmente dentro di sé, e già questo ci dice come nell'ambito artistico esoterico i Rosa Croce potessero concepirsi all'inizio del Novecento. Penso che sia dal 1910-11 questa lettera, ma di come abbiano poi dei progetti in comune nell'ambito artistico. Caffarelli è un compositore e lui è un artista. Naturalmente Caffarelli anche lui fa dei mini schizzi all'interno. Caffarelli si è occupato molto di dodecafonia negli stessi anni in cui Schoenberg partoriva la sua versione ufficiale della dodecafonia. Alcuni hanno definito la dodecafonia di Caffarelli come un sistema medievale, molto più antiquato rispetto alla versione di Schoenberg. Tuttavia, entrambi hanno a che fare con l'ambito artistico, oltre che con quello esoterico. E allora di che cosa c'è? Il Rosa Croce, anzi, una visione rosacrociana, una comunità Rosacroce, il messaggio di Rosa Croce, questa fratellanza invisibile che c'è o non c'è, dove dobbiamo ritrovarla? Beh, il nostro sicuramente ha anche un modo di esprimere la visione ermetica di Rosa Croce attraverso la propria opera, ma non di un quadro dipinto, in un libro. Come abbiamo visto per Vaccal, sempre tornando all'oggetto talismano, oggetto feticcio, il nostro Ferenzona produce nel 1919, in piena crisi mistica, Zodiacale. Zodiacale non è solo un'opera d'arte, non è solo un libro, non è solo un insieme di illustrazioni, ma è un insieme di orazioni, è un insieme di simboli, è un insieme come dire, è un insieme di ispirazioni spirituali che servono da vademecum per l'uomo nuovo, e adesso vedremo chi sarà l'uomo nuovo e quale sarà il credo dell'uomo nuovo. Non a caso nel libro ci sono 12 sigilli,
12 acquaforti, 12 orazioni e 12 racconti. Questi accompagnano praticamente il lettore all'interno di un percorso iniziatico, ma che rimane su carta. Le pagine sono in legno o in carta di legno, non sono in pergamena. Le acquaforti sono rappresentate tutte personalmente per ogni coppia di zodiacale in modo differente, non vengono ciclostilate con lo stesso procedimento acido con cui veniva fatto all'epoca. E già questo vi dà un'idea, ma non fermiamoci qui. Qui viene rappresentato lo scorpione e l'acquaforte dello scorpione, ma questo uomo nuovo di cui vi dicevo, questo uomo iniziato, quale credo deve avere? Qual è il punto finale che deve portare dopo che ha capito come funziona questo universo cosmico? L'uomo nuovo, più forte del dolore e perciò lieto, sereno e sincero, scevro dalla cupidigia, dallo scetticismo, dall'ironia, dalla lussuria, sprezzante di ogni frivolo abbellimento ed ornamento, dimentico del proprio io nell'amore per gli altri, sorrise alla vecchia decadenza che gli agonizzava ai piedi. Il nuovo operaio, fedele nell'amore e duro al lavoro, austero e semplice, di buona volontà e di buon senso, del tutto di più, senza sentimentalità né rancore, illuminato dalla sua onestà e dalla sua chiaroveggenza, uguale dinanzi alla povertà e alla ricchezza. Il nuovo operaio, per cui ogni cielo è patria e ogni idioma è il suo, sorrise dinanzi al miserabile idolo d'orpello della vecchia ed estetica civiltà sanguinaria. Il nuovo religioso, amante della morte e della vita, della scienza naturale e spirituale libero da ogni passione, saggio e rivelimento buono, logico e cosciente, a fronte alta sillabò chiaro ai 4 orizzonti a 9 era i 4 verbi di verità: sapere, osare, volere, tacere. E finalmente questo nuovo vero cristiano fu lodato dall'Onnipotente. Allora, grazie mille, veramente questa è stata una relazione sbalorditiva e illuminante. Grazie per il tuo entusiasmo e la tua verve che hanno dato un afflato mistico ulteriore e soprattutto lo spessore delle tue ricerche, veramente qualcosa di sbalorditivo. È veramente un piacere vedere come si possono affrontare questi temi in maniera così profonda, esaustiva, curiosa e veramente con un impegno totale, una Gesamtkunstwerk in realtà. Grazie mille. Non so se volete delle domande a Michele, sì? Intanto ringrazio per l'ennesima grande relazione che ho assistito in queste giornate e ringrazio naturalmente il padrone di casa Antonio che mi ha portato anche fino qui. Lancio solo una suggestione, naturalmente che sia stato di rilievo e di interesse, penso non vada commentato, penso che sia stato colto da tutti in maniera indistinta. Lancio solo una suggestione, siccome io sono ossessionato dall'Ikendunk, cioè quindi naturalmente operando oggi, questa cosa è una cosa che mi arricchisce il retroterra, ma in qualche modo mi fa friggere sul moderno, sul contemporaneo, anche scusami, sul moderno ci siamo, sul contemporaneo. Qui sono state toccate alcune chiavi che sono delle pietre angolari di quello che sta succedendo oggi. Per esempio, accennavo solo a un dettaglio che può essere interessante, che nel collegamento che abbiamo fatto entrambi con Previati, l'incredibile è che Previati è lì con un quadro come Maternità, che è un quadro della grande tradizione di cui stiamo parlando ora, quindi dico ottocentesca per datarlo, voglio dire, però quello è, e in realtà che Boccioni, che lo venerava in un modo addirittura quasi succube psicologicamente, in qualche modo lo metta come imprescindibile nel manifesto della pittura futurista, quindi imprescindibile il divisionismo riferendosi a Previati. E questo innesca quello che tu giustamente e perfettamente hai notato sul, diciamo, l'abbattimento della concezione spirituale nel Novecento, soprattutto triturata dai sistemi autoritari, evidentemente. Questo però non ha impedito la vittima numero uno, diciamo, poi giustamente o ingiustamente non è un nostro problema, perché non facciamo politica, voglio dire, no? Julius Evola, di cui si parlava effettivamente, quando parla dell'uomo differenziato, che è l'uomo moltiplicato di Marinetti da un punto di vista filosofico, in qualche modo lo porta
fino ad oggi, per cui mi permetto di aggiungere, ho conosciuto naturalmente grazie ad Antonio, tanto per cambiare, Pasi, che aveva parlato a licenza di Arte Corbeni, mi permetto di suggerire nelle 4 cose che riguardano il contemporaneo la trasversalità, perché oggi naturalmente lo spirituale è declinato in maniere talmente diverse, e lo dico perché gli artisti probabilmente, non lo so, bisognerebbe telefonare a ognuno di loro, ma per sfuggire ognuno di noi a Kiefer, alle accuse di nazismo, per cui deve fare le 7 torri celesti a Milano, i 7 palazzi celesti, che sono una citazione della Camera ebraica, quindi vuol dire come per togliersi di torno sto fardello. Il recupero di Evola da parte di Sgarbi, che io conosco Vittorio, che è una cara persona, voglio dire, però sul contemporaneo dice delle cose riferendosi ai canoni rinascimentali che diciamo non mi ci ritrovo nel contemporaneo, però ha fatto questo recupero generalizzante di Evola, che però ce lo rende al contemporaneo come una figura determinante. Quindi ecco, sarebbe bello, continuando queste esperienze meravigliose, voglio dire che effettivamente se andasse a vedere un altro sciamano religioso è Ettore Spalletti, che lavora semplicemente sui monocromi o sui monocromi, così si voglia. Quindi queste cose che hanno talmente deflagrato la realtà psicologica degli artisti, e parlo di comunismo, nazismo e tutto, guerra fredda e tutto quello che sta succedendo anche oggi, che effettivamente la trasversalità adesso è indispensabile, perché ognuno di noi quando sbaglia vocabolo viene settorializzato e cancellato, perché il principio è lo stesso. Grazie moltissimo della relazione. Eccoci. Qui c'è il Totolotto su che segno zodiacale sei? Scorpione. Ariete ascendente Sagittario. Cavoli, è un genio il tuo marito, Roberta. Ha detto o Ariete o Pesci. Ma senti, ma chiaramente ci sono 2 filoni, no? Come in tutte le cose. C'è il lato discendente e c'è quello ascendente. C'è la mano sinistra e la mano destra. Come mai la tua attrazione per la mano sinistra e il lato discendente? Qual è la tua esperienza personale che ti ha portato a fare questa ricerca? Quanto tempo abbiamo? No, allora, piccola nota personale. Come diceva lo psicologo junghiano S. Bernard, meglio questo? Ah no, devo spiegare. È che lo devi allontanare un po'. Ok. Vi sono 3 sogni dell'uomo: quello di bambino, quello di adulto e quello da vecchio. Se quello da bambino per me poteva essere fare il pizzaiolo, ma per mangiarmi le pizze, quello da adulto è fare lo psicologo junghiano e non mi è venuto, quello da vecchio io non lo so. Tuttavia io mi sono occupato di Jung per molto tempo, convinto che Jung non avesse nulla a che fare con lo spirituale. Quando il mio professore con cui mi sono laureato alla Statale di Milano, Davide Vigalli, mi fece leggere Novecento occulto, in cui parlava non solo di Jung, ma anche di Steiner e di un altro personaggio più sulfureo ancora di quelli che parliamo di te e Roberto, non citerò, capii che c'era tutto un altro mondo dello spirituale all'interno di tutta la cultura europea. Ecco, allora, per me già il fatto di poter parlare, che lo si voglia chiamare razionalismo, che lo si voglia chiamare spirituale, che lo si voglia chiamare esoterismo occidentale, secondo me il fatto stesso che questa via della mano sinistra comunque venga trattata in qualche modo, ma che venga trattata anche solamente a livello culturale. Io non ho grandi pretese, io sono uno studioso soprattutto, quindi molte persone di molti gruppi spirituali mi hanno sempre detto: ah, ma tu non sai mai quello che succede dentro. Sì, ho capito, però vabbè, penso di aver studiato qualcosina ed aver avuto la mia esperienza. Lo saprai prima o dopo. Ah, ok, grazie. Però, no, l'ultima nota, io mi sono sempre occupato di 2 nozioni, di quella di potere e quella di Eros all'interno dell'esoterismo occidentale. Secondo me queste fanno parte non solo di una cultura nostra, ma di una cultura mondiale. Quando capiremo questo, forse apriremo davvero la nostra percezione. Grazie mille. Si è parlato molto di artisti esterni, esteriori, sì, che cercano di manifestare lo spirituale tramite le loro opere. E quindi loro versano fuori all'esterno questo spirito.
Quindi ci deve essere anche qualcuno che lo deve accogliere. E quindi ci sono questi artisti interiori che non si vedono, che quando si aprono diventano artisti anche loro, per accogliere questo spirituale. Guarda, secondo me questa è una visione molto vicina a un quadro di Vacca. È una visione molto vicina a un quadro di Vacca che ho rappresentato all'inizio in mezzo al tutto. Vabbè. Comunque si chiama Vegetale elementare, in cui lui dice, cioè rappresenta una cosa molto semplice, cioè che sotto non tanto la vita di tutti i giorni, ma sotto il naturale, sotto il biologico, c'è già qualcosa che emerge. Noi facciamo parte del biologico, Cioè è questo che dice tendenzialmente: chi è artista non fa né più né meno che cogliere le forze telluriche e veicolarle da qualche parte. Ora, io penso che questo faccia parte all'interno degli artisti spiritisti o spiritualisti, chiamiamoli come ne abbiamo voglia nell'ambito degli studi, perché anche la Kathleen Lis Muller, cioè la Helen Schmidt, che dipingeva questi quadri medianici, in particolare queste visioni di Marte, cioè è stata veicolata da certe forze secondo le sue visioni. Sì, si parte da una dimensione più automatica, però secondo me questa degli artisti nascosti, per cui bisognerebbe chiedere a Pier Giorgio Parola, quando c'è la differenza tra Blavatsky, che non vede nulla di buono nello spiritismo, cioè di farsi ispirare da uno spirito per fare i propri quadri. L'autore deve essere un iniziato. Invece la Besant e il Witte sappiamo che attraverso forme e pensiero hanno un po' anche lì degli artisti nascosti, però ciao, dovremmo parlare fino alle calende greche. Però sì, vedo soprattutto in Vacca quello che hai detto te, se devo essere onesto. Prego. Una piccola curiosità, volevo sapere se per caso nell'incontrare questi autori nascosti, oltre a chi ha diciamo, questa passione, comunque questa vicinanza, questa attrazione per i poteri tellurici, hai mai incontrato qualche altro autore nascosto di mano destra o mano sinistra che abbia invece rappresentato la forza e il potere celestiale della luce? Cioè la forza del sole o la forza dell'universo più che il potere tellurico? Ma io devo dirti la verità, ora separati mano destra e mano sinistra non è che sia una definizione che mi soddisfa pienamente, è una cosa soprattutto postmodernista. Ma io devo dirti, ci sono dei quadri del Ville, tipo a Rovigo sono state esposte, ho visto per la prima volta, la preparazione del disegno per le Kumaras, cioè queste tre divinità indiane con tre volti praticamente in un solo tronco. Io penso che sia la cosa più divinizzante che possa esserci, e t'assicuro, vedere il disegno della preparazione per le Kumaras vicino alla Sfinge di Diefenbach a Capri, che è la cosa più gotica, oscura che possa esistere veramente nel mondo dell'arte, secondo me Del Ville è molto più angelico, molto più divinizzante. Secondo me il fatto stesso di concepire delle figure che sono sempre state stereotipate per ragioni di ogni genere e sorta, non apriamo qui il vaso di Pandora, come quella del diavolo, Lucifero. Secondo me bisognerebbe concepire anche il lato bivalente. Jung avrebbe detto: troviamo un po' di anima in ciascuno di noi. Grazie. Ma allora qualche parola di conclusione, diciamo, rispetto a questo seminario, che sicuramente abbiamo utilizzato, diciamo, questa immagine, quella del vaso di Pandora, ha messo a fuoco una serie di elementi estremamente importanti, molto variegati, ha aperto molte piste, ha aperto molte connessioni, e quindi sicuramente credo che il primo aspetto importante sarà proprio, magari grazie al lavoro di Nicola e di Cinzia, di mettere insieme tutto questo materiale, di farlo in un modo completo, diciamo, e ordinato, per metterlo a disposizione di tutti noi che abbiamo partecipato, diciamo, a questo seminario, e naturalmente per mettere a disposizione questi materiali anche per tutti coloro che vorranno approfondire. Naturalmente dal punto di vista teosofico a me vengono sempre in mente
alcuni frammenti tratti dalla Voce del silenzio di Elena Petrovna Blavatsky, un po' perché mi sono sempre chiesto perché Blavatsky alla fine della sua vita abbia sentito l'esigenza di mettere nero su bianco alcuni di questi frammenti di saggezza perenne che lei aveva incontrato, diciamo, in occasione del suo viaggio in Tibet, dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista, diciamo, simbolico, attraverso il suo contatto con i maestri. Un primo aspetto è proprio quello dell'incipit iniziale, quando lei fa appello a questo concetto di dharana e quindi a questa necessità di concentrazione. Cioè noi ovviamente viviamo in un mondo in cui siamo bombardati dalle informazioni, siamo tirati dal punto di vista delle relazioni, siamo, come dire, sempre sollecitati dal punto di vista del desiderio, e quindi in qualche modo c'è una grande pressione per trasformarci in soggetti da un lato consumatori, diciamo, e dall'altro consumati. Questo incipit iniziale della Voce del silenzio, con questo concetto di dharana e questo concetto di concentrazione, ci mette, credo, su una prima strada giusta. Cioè, al di là della molteplicità, noi dobbiamo in qualche modo aprire la nostra dimensione interiore, facendo sì che ci sia un ponte tra il nostro sé più profondo e spirituale e la realtà che vediamo fuori di noi. Questo noi lo possiamo fare attraverso la concentrazione. Allora, poco per volta, la nostra mente, bombardata, come dicevo, da informazioni, sollecitata dai mille fili della relazione, evocata continuamente dall'illusione, diciamo, del desiderio, in qualche modo può trovare un respiro più profondo, una mente che nei suoi ritmi cerebrali si rallenta, un aspetto vorticoso del lato sinistro del nostro cervello digitale che si apre alle possibilità che il lato destro, quindi quello analogico, in qualche modo ci apre alla dimensione dell'intuizione, della spiritualità. Blavatsky, sempre in questo straordinario libricino, ci dice anche altre due cose, cioè ce ne dice tantissime, ma ce ne dice anche altre due. Uno, quando ci mette in guardia rispetto alla grande eresia della separazione, cioè quella di vedere in sostanza la realtà attraverso sempre un sistema duale, che è proprio il sistema digitale, che è quello che è il trionfo della cultura di oggi, sostanzialmente. E lei ci dice attenzione all'eresia della separazione, perché solo se noi sapremo simbolicamente, diciamo, e concretamente creare un ponte fra la nostra mente e il nostro cuore, soltanto quando noi appunto ci apriremo a questa dimensione avremo la possibilità di una comprensione diversa, diciamo, della realtà, e quindi di aprirci a quella dimensione della meditazione che è poi quella che ci porta oltre la separazione dei sistemi duali trionfanti, ma trionfanti anche in noi, cioè ecco, non cerchiamo di non vedere noi come fuori, diciamo, da tutto questo. Anche noi partecipiamo alla creazione, ovviamente, di questo mondo. Il messaggio teosofico, in ultima analisi, che cosa ci viene a dire? Ci viene a dire che è molto importante che noi guardiamo la realtà così come la realtà è molto importante naturalmente che noi ne cogliamo le mille sfumature, ma la voce del silenzio viene, e io incarno, diciamo, il messaggio teosofico, almeno in questo momento nella voce del silenzio, ci viene anche però in qualche modo
ci invita, fa un appello a ciascuno di noi a mettere qualche cosa di nostro, voglio dire, nella costruzione di un mondo che è chiaramente prima di tutto un mondo interiore, ma che è anche una capacità di cogliere, diciamo, il mondo esteriore in un certo modo. Ed è proprio per questo che Blavatsky fa un terzo passaggio, quando ci dice che noi non possiamo avere pace fin tanto che non avremo, diciamo, raggiunto un minimo di dimensione, diciamo, bodhisattvica, quindi il sapere e la consapevolezza nulla valgono, diciamo poco valgono, se poi non sono, diciamo, condivisi con gli altri, perché tutti si possono aprire ad una dimensione di bellezza, ad una dimensione di bontà. Credo che il messaggio teosofico oggi conservi una straordinaria attualità. È un messaggio sommesso, naturalmente, ma abbiamo visto in queste giornate quanto i principi spirituali poi siano stati pervasivi rispetto alla vita di tanti artisti e alle opere, come dire, di tanti artisti. Però nella Voce del silenzio, quando Blavatsky fa questo appello al fatto che non dovremmo aver pace fin tanto che non avremo rimosso ogni singola lacrima dagli occhi di tutti coloro che piangono per effetto della dimensione del dolore, ecco, questo appello che ci viene fatto è anche un appello di responsabilità, cioè di essere delle persone attive, di essere delle persone che in qualche modo contribuiscano, come dire, alla costruzione di un mondo diverso. E questa costruzione parte non da quello che potremmo essere o da quello che saremo, ma ci portano nella dimensione del qui e ora, ci portano nella dimensione del presente. Che cosa possiamo fare noi per noi stessi e per gli altri? Possiamo fare quello che possiamo fare, diciamo, qui e ora. E io credo che questo sia molto. Quindi credo molto nell'attualità del sentire e del pensiero teosofico e credo naturalmente anche nella forza evocativa della teosofia rispetto al mondo dell'arte. In qualche altro campo l'influenza della teosofia è più facilmente razionalmente descrivibile, penso al campo dell'educazione, ma penso anche del rapporto, diciamo, tra la spiritualità e la scienza. Il mondo dell'arte è un mondo variegato. Stamattina facevo questo pensiero relativamente proprio a questi 3 giorni. Sono stato in India e in India io ho sempre pensato che si può trovare tutto, diciamo, e anche il contrario di tutto, no? Questi giorni sono stati straordinari perché ci hanno aperto tantissime dimensioni, tantissime possibilità, tantissime indagini. Naturalmente quello che suggerisco a tutti è di percorrere questo cammino con la propria luce interiore, cioè accendendo la candela in qualche modo della conoscenza e soprattutto la candela dell'intuizione. E se faremo questo, ovviamente, io credo che avremo la possibilità di costruire poco per volta un'esistenza che sia una nostra piccola, diciamo, opera d'arte. Non dobbiamo vedere soltanto l'arte come quella degli artisti, ma dobbiamo vedere anche l'arte come qualche cosa che ci riguarda esistenzialmente, diciamo, e che riguarda ciascuno di noi. Come società teosofica, e in collaborazione naturalmente la società teosofica italiana con la società teosofica svizzera, noi continueremo ad indagare ovviamente questo ambito di ricerca. Lo abbiamo cominciato a fare con qualche mercoledì con la società teosofica, c'è stato il seminario di Torino, adesso c'è stato questo seminario e in arrivo, spero, insomma, entro la fine dell'anno, un poco più, anche un testo molto importante di De Grandis che sarà proprio, il titolo sarà Musica e Teosofia,
e quindi noi continueremo ad indagare questo ambito di ricerca. Io, come dire, anche se adesso il cielo sia coperto, vedo comunque sempre una grande luce in fondo, ed è la luce della bellezza. È vero che, come giustamente è stato sottolineato, poi gli esseri umani vogliono applicare certi modelli a qualsiasi cosa, per cui la proporzione aurea si va a vedere in tante cose e in realtà non è. Ma quello che mi sorprende della proporzione aurea è questo: perché la natura tende alla proporzione aurea e perché, come dire, i numeri tendono alla proporzione aurea. Io lo interpreto come un segnale, come una pista, come una traccia di quella intelligenza immanente, come dire, che è la vera reincarnazione giorno per giorno di tutte le leggi universali. Allora, se noi andiamo su quest'onda, se andiamo, voglio dire, su questo ritmo, i nostri incontri saranno sicuramente straordinariamente positivi. Se non andiamo su queste onde, su questi ritmi, la vita va avanti lo stesso, insomma c'è bisogno anche di opera al nero, quindi bisogna creare anche strame per le future raccolte, diciamo, di grano dei nostri campi. Però l'invito, come dire, così, che faccio a me stesso, ovviamente, prima di tutto, e a tutti voi, è proprio di andare in cerca di questo ritmo che tutto sommato la natura ci mostra, tutto sommato l'arte ci mostra, e probabilmente anche nel nostro cuore, nel nostro sentire, questa grande possibilità c'è. Perché in questi giorni ci sono stati dei momenti di questo tipo, io penso che oltre che il pieno ci voglia anche il vuoto. Quindi non è detto, voglio dire, che il nostro percorso sia quello di mettere dentro sempre tante cose, ma qualche volta il nostro percorso deve essere anche quello di togliere, voglio dire, le cose, di creare quel vuoto che è comunque la vita, una parte della vita stessa. Adesso però lasciamo che la conclusione vera sia fatta dal nostro Andrea, che è stato il nostro padrone di casa e che è stato estremamente accogliente come tutti gli anni, e quindi, Andrea, a te la conclusione del seminario. L'ho desiderato questo seminario. Luigi Pericle mi ha sconvolto la vita la prima volta quando mi ha indirizzato su questa strada. Mi ha sconvolto la vita una seconda volta quando abbiamo comprato la sua casa, è iniziata questa grande avventura che si conclude ha un coronamento non conclusivo in questo seminario, perché questo seminario segna secondo me un po' l'inizio di questa nuova era dello studio dello spirituale nell'arte. Si è aperto un sentiero, si è aperto una nuova sensibilità nei confronti della percezione dello studio dell'arte. Tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi da Marco Pasi, da Amsterdam Ermetica, dall'Istituto Warburg, dall'Harvard Divinity School, dalla Fondazione Cini, dalle società teosofiche in generale che si sono aperte all'accoglienza dei critici e degli studiosi, mettendo a disposizione i loro archivi e l'immenso sapere delle biblioteche di tutti coloro che hanno frequentato, che hanno calcato il sentiero, che poi sono stati o scrittori o mistici o artisti. Oggi abbiamo veramente un'occasione, un'opportunità incredibile di riscrivere la storia dell'arte. Facciamolo, quindi. Noi qui all'Archivio Luigi Pericle ospitiamo studenti, ricercatori, facciamo il nostro piccolo, e sarebbe bello anche creare una nuova avventura di Monteverità, perché Monteverità è stato qualcosa di rivoluzionario che ha segnato le avanguardie del secolo scorso, ma poi Monteverità si è spento
essenzialmente non dobbiamo avere vergogna di dirlo, perché Monteverità oggi è una fondazione e l'anarchia in mano allo Stato, scusatemi, ma mi sembra un po' una contraddizione nei termini. Quindi io vedrei forse un parallelismo storico con l'ingegner Vladimir Straskraba, che nessuno conosce, ma era un personaggio veramente impressionante, perché era influenzato da Tolstoi e quindi da Emerson, Thoreau, e quindi dalla teosofia e quindi dallo spiritualismo in generale, che viene a vivere a Monteverità, ma trova un terreno troppo fertile a Monteverità, perché padre di famiglia con 7 bambini e bambine ritiene che la comunità della sperimentazione di Monteverità sia forse un pochino estrema. Come dargli torto? Che cosa fa? Scappa nel 1906 da Monteverità, ma non fa tanta strada, percorre all'incirca 500 metri ed arriva qui all'albergo Ascona. E Vladimir Straskraba, questo personaggio, scrive le 12 regole, che adesso non starò a leggervi, per vivere in comunità, in serenità. Fonda una nuova comunità vegetariana, ma un pochino più contenuta nel modo di vivere, all'albergo Ascona. E io vorrei un po' seguire questa sua propensione, e mi piacerebbe, durante il periodo invernale, quando l'albergo è vuoto, mettere a disposizione la struttura, che adesso è anche dotata di pannelli solari, quindi il dispendio energetico sarebbe praticamente coperto, e sarebbe l'occasione di accogliere una sperimentazione utopistica, creare una nuova utopia ad Ascona, fare un nuovo risorgimento dell'utopia qui all'albergo Ascona, dove studenti, professori, teosofi, artisti, praticanti di discipline olistiche, cure, omeopatia, astrologia, agopuntura, naturopatia, fare una Gesamtkunstwerk, una nuova Bauhaus, da novembre, dicembre, forse anche gennaio e febbraio. Cominciamo in una sperimentazione dopo la metà di novembre, vediamo cosa succede. Quindi chi desidera far parte di questo esperimento, di questa utopia, è pregato di venire qui e lasciare la sua mail in questo foglio bianco, che segna un po' l'inizio di questo nuovo risorgimento spirituale di Monteverità. E vedremo cosa succederà, perché è un'utopia. Ma, come dico sempre, le utopie sono il luogo che non c'è, sono l'isola che non c'è, ma sono anche, per una strana concomitanza di significato, in greco vogliono anche dire il migliore dei luoghi. E quindi io colgo l'occasione per lanciare un po' questo migliore dei luoghi, quest'isola che non c'è, questo sogno, e vedere un po' cosa succederà in futuro. Credo che a questo punto posso dichiarare concluso questo seminario 2023 sullo spirituale nell'arte ad Ascona, ringraziarvi di cuore e spero di vedervi numerosi l'anno prossimo. Grazie mille.